Sabato mattina Andreas si svegliò risoluto a non separarsi più da quella bella ragazza sino alla sua partenza. Anzi, dentro di lui sbocciava già il tenero pensiero di accompagnarla a Cannes. Come tutti i poveri, infatti, aveva la tendenza a considerare grandi le piccole somme che teneva in tasca, tendenza ancor più marcata nei poveri che bevevano. Così, quella mattina contò di nuovo i suoi 980 franchi, e poiché stavano in un portafoglio e quel portafoglio era infilato in un vestito nuovo, la somma gli sembrava decuplicata. Perciò non si agitò affatto quando, un'ora dopo che era uscito, la bella ragazza entrò da lui senza bussare, e quando lei gli chiese come avrebbero potuto trascorrere il sabato prima della sua partenza per Cannes, lui rispose a caso Fontainebleau. Forse aveva sentito quel nome in sogno, ma non sapeva davvero perché gli fosse venuto in mente. Così presero un taxi e andarono a Fontainebleau. Lì si scoprì che la ragazza conosceva un buon ristorante dove si mangiava bene e si beveva meglio. Conosceva perfino il cameriere, che chiamava per nome. Se Andreas fosse stato un uomo geloso, forse si sarebbe anche arrabbiato, ma non lo era e dunque lasciò correre. Trascorsero un po' di tempo mangiando e bevendo, poi presero di nuovo un taxi e tornarono a Parigi. All'improvviso la splendida sera di Parigi si stese davanti a loro. Ma loro non sapevano cosa farne, come accade spesso a due estranei uniti solo dal caso. La notte si apriva davanti a loro come un deserto troppo luminoso. Non sapevano più cosa fare insieme, dopo aver sprecato con leggerezza l'unica esperienza essenziale che un uomo e una donna possano condividere. Così decisero, come fanno gli uomini del nostro tempo quando non sanno cosa inventarsi, di andare al cinema. E sedettero lì, e non c'era buio, nemmeno penombra. Si poteva a malapena chiamarlo crepuscolo. Si tenevano per mano, la ragazza e il nostro Andreas, ma la stretta di Andreas era indifferente e lui stesso ne soffriva. Quando arrivò l'intervallo, decise di andare nella hall a bere qualcosa con la bella ragazza. Così fecero e bevvero. Il film non gli interessava più. Rientrarono in hotel in un silenzio carico di imbarazzo. La mattina seguente, domenica, Andreas si svegliò con una certezza limpida. Era tempo di restituire il denaro. Si alzò più in fretta del giorno prima, così di scatto che la ragazza si svegliò di soprassalto e gli chiese «Perché tutta questa fretta, Andreas?» «Devo pagare un debito», rispose lui. «Come? Di domenica?» chiese lei. «Sì, proprio oggi, di domenica», rispose Andreas. «È una donna o un uomo la persona a cui devi dei soldi?» «Una donna», disse lui esitante. «Come si chiama?» «Teresa». Allora la ragazza balzò giù dal letto, strinse i pugni e glieli mollò in faccia senza pensarci. Andreas fuggì dalla stanza e lasciò l'hotel. Certo che quella domenica, finalmente, avrebbe potuto restituire i 200 franchi alla piccola Teresa. Ora la provvidenza, o come direbbero i meno credenti, il caso, volle che Andreas arrivasse anche stavolta appena dopo la messa delle 10. E naturalmente, davanti alla chiesa, vide il bistrò e vi entrò di nuovo. Ordinò da bere, ma cauto com'era, come spesso capita a chi è povero, anche se ha vissuto miracolo dopo miracolo, controllò prima di avere davvero abbastanza soldi. Tirò fuori il portafoglio e vide che dei suoi 980 franchi era rimasto ben poco. Erano rimasti solo 250 franchi. Ci pensò su e capì che la bella ragazza in hotel gli aveva preso quei soldi. Ma il nostro Andreas non se ne fece un problema. Si disse che per ogni piacere bisogna pagare, e lui aveva avuto un piacere, quindi doveva pagare. Decise di aspettare lì fino a quando le campane della vicina cappella avessero suonato per andare finalmente a restituire il debito alla piccola santa. Nell'attesa continuò a bere. Quando le campane cominciarono a suonare a distesa per chiamare alla messa, Andreas esclamò «Il conto, cameriere!» Pagò, si alzò ed uscì. Proprio sulla soglia si scontrò con un uomo alto e dalle larghe spalle. Lo riconobbe subito. «Wojtek!» disse. E l'altro, nello stesso momento, gridò «Andreas!» Si abbracciarono perché erano stati minatori insieme a Quebec, nella stessa miniera. «Aspettami qui», disse Andreas. «Solo 20 minuti, il tempo della messa, non un minuto di più». «Neanche per sogno», rispose Wojtek. «Da quando in qua vai a messa? Io non li sopporto i preti, e ancora meno quelli che ci vanno». «Ma io devo andare dalla piccola Teresa», disse Andreas. «Le devo dei soldi». «Intendi la piccola Santa Teresa?» disse Wojtek. «Sì, proprio lei». «Quanto le devi?»
domandò Wojtek. 200 franchi, rispose Andreas. Allora vengo con te, disse Wojtek. Quando entrarono insieme in chiesa, le campane stavano ancora suonando. Appena iniziata la messa, Wojtek si chinò verso di lui e gli sussurrò: «Dammi subito 100 franchi. Mi sono appena ricordato che uno mi aspetta là fuori. Se non arrivo, finisco dentro». Senza alcuna esitazione, Andreas gli porse i 2 biglietti da 100 franchi che gli erano rimasti e disse: «Ti raggiungo subito». Quando si rese conto di non avere più i soldi per ripagare Teresa, pensò che non avesse senso restare ancora a messa. Per decenza aspettò altri 5 minuti, poi uscì e tornò al bistrò, dove Wojtek lo stava aspettando. Da quel momento giurarono di rimanere compagni per sempre.